Cominciamo ad impastare. Questo è quello che facevano le nonne prima. La focaccia di Altamura è la storia. Eccola qua. Tanto olio. Quindi sarà un tutt'uno. La focaccia ad Altamura. Buongiorno, io sono Giuseppe Di Gesù, siamo nel panificio di Gesù ad Altamura e con la quinta generazione io rappresento il nostro lavoro. Adesso faremo l'originale focaccia di Altamura, tipica per il fatto che viene impastata con semola rimacinata di grano duro. Un impasto praticamente a mano per chi magari vuole cimentarsi a farlo a mano. È molto importante che facciamo un impasto molto delicato, molto soffice, con un'idratazione intorno al 70%. Consideriamo un impasto di partenza da 1 chilo di farina, quindi abbiamo 1 chilo di farina, 700 grammi di acqua, 25 grammi di lievito e 30 grammi di sale, ok? Quindi piano piano inseriamo intanto il lievito e piano piano cominciamo ad impastare. Ecco fatto. Ovviamente la temperatura dell'acqua non deve essere troppo fredda, non deve essere troppo calda, l'acqua di rete va bene, quindi l'acqua che noi utilizziamo tirandola via dal rubinetto. Diciamo che un po' di impegno, un po' di lavoro c'è da mettere, ma il risultato sarà sicuramente quello che noi cerchiamo. Questo è quello che facevano le nonne prima, sicuramente è questo, perché considera che oggi utilizziamo delle piccole impastatrici che fanno quello che le nostre nonne facevano in passato a mano, ed è questo sostanzialmente il processo. È un impasto semplice, quindi molto leggero, semplice. Ecco fatto. L'acqua ovviamente sarà assorbita pian piano. A questo punto possiamo anche metterci il nostro sale. Ecco fatto. E continuiamo. Quasi con i pugni, perché stiamo parlando di una farina non zero, ma di una farina di grano duro, quindi un po' più pesante. Considerate che una ventina di minuti ce ne vorranno, perché dobbiamo far sì che tutta la farina sia inglobata nell'impasto e che tutta l'acqua sia assorbita. Ovviamente è più comoda un'impastatrice, certo, quello sì, però ecco, questa è la condizione ideale, così piano piano si assorbirà tutta la farina in eccesso che noi abbiamo. Ecco fatto. Ovviamente dovremo lavorarla fino a farla diventare più o meno liscia. La focaccia di Altamura è la storia, insieme al pane rappresentano i due prodotti principe, della tavola altamurana. Non deve avere grumi. Ok. Omogenea e liscia, ecco fatto. Diciamo
che questo è. Quindi la dobbiamo ottenere così, dopo aver preparato il pastone, quindi il pastone ormai è pronto, è omogeneo, liscio, gli diamo una spolverata e la mettiamo in un contenitore di vetro, mettendoci su una pellicola in maniera tale che non si asciughi la parte esterna. Lo lasciamo riposare per almeno 2 ore, una temperatura media di casa, voglio dire, non in frigo. Ok? Alla fine delle 2 ore di lievitazione troveremo un impasto così soffice, guardate, perché ha lievitato, ha fatto la sua maturazione, per cui adesso è pronto. Considerate che dobbiamo utilizzare una teglia da 28-30 cm di diametro, per cui l'impasto che noi utilizzeremo per mettere all'interno sarà al massimo di 700 grammi. Ok? Quindi una volta che abbiamo questo pastone omogeneo, lo dobbiamo misurare, eccolo qua, per circa 700 grammi e ci siamo, più o meno così, ecco fatto. Lo lavoriamo, quindi lo rendiamo tondo in maniera tale che ci possa essere d'aiuto dopo, quando dopo 40 minuti di lievitazione la utilizzeremo per mettere nella teglia. Considerate che ancora una volta va messa in un contenitore, quindi un contenitore di vetro con la pellicola sopra. Dopo all'incirca un'ora di lievitazione, quando ormai avrà fatto 1,5 volte il suo volume, avrà questa consistenza, la focaccia è pronta per essere preparata. Avremo bisogno sicuramente di sale, origano, olive, pomodori. Questi sono gli ingredienti, semplici ingredienti che ci serviranno per completare l'opera. Ovviamente in questo momento dobbiamo ungere la teglia, quindi mettere un filo d'olio abbondante, molto abbondante, ecco fatto, e poi partiamo con la stesura vera e propria della focaccia. In questo caso dobbiamo cercare di rendere, senza stressare la pasta, perché questa è praticamente una pasta soffice che ha ancora le bolle di lievitazione, quindi senza stressarla molto la dobbiamo portare più o meno, eccola qua, a questa dimensione, eccola qua, la adagiamo nella padella ed è già tutto quasi pronto. A questo punto dobbiamo condire la focaccia con i nostri pomodori, ovviamente sono pomodori freschi tagliati, io amo aprirli e schiacciarli un po' perché ci aiutano nella cottura. Ragazzi, l'opera è quasi pronta. Le olive 1, 2, 3 e 4, poi un filo di sale, eccoci qua, anche questo quanto basta, un filo di origano, un bel filo d'olio, 2 fili, 3 fili, 4, 5, 6, tanto olio. Il tocco magico è quello di portare tutto l'olio ad ungere la base della focaccia e in questo modo facciamo sì che non si creino delle bolle sotto la pasta che ci darebbero un difetto di cottura. Ok? Aspetteremo all'incirca 10 minuti, un quarto d'ora e andremo in cottura in forno a 240 gradi per circa 40 minuti. Ovviamente sarà necessario guardare la cottura al termine dei 40 minuti, magari qualche minuto prima o qualche minuto in più se ci serve per la doratura. Preparare la focaccia per me è veramente un ricordo molto particolare e intenso. Mi ricorda quando eravamo piccolini e i miei genitori portavano noi qui e per diciamo quasi avviarci, ci facevano preparare le focacce perché dovessimo noi insomma portarla a casa e dire che era la nostra focaccia. Quindi questo per me è un ricordo di quando ero piccolino, addirittura all'età di 3, 4, 5 anni. Quindi dopo aver fatto altri 20 minuti di lievitazione inforniamo la focaccia. Abbiamo atteso all'incirca una quarantina di minuti e abbiamo il nostro prodotto già cotto, pronto per essere assaggiato. Sarà strepitoso. Ricordiamo che siamo ad Altamura e questa è la focaccia, ok? Crocca, ah, fantastico!
Eccola qua, sì, fantastico. Abbiamo quello che volevamo, una splendida alveolatura. Il pomodoro che è entrato all'interno della nostra pasta, quindi sarà un tutt'uno pasta pomodoro, e come vedete la croccantezza dipende da come l'abbiamo fatta cucinare. Io ragazzi adesso faccio una cosa che invito voi a fare prestissimo, o a casa o da noi qui. Sublime, buonissima, strepitosa, la focaccia ad Altamura. Facciamo un riepilogo di quelli che sono gli ingredienti, quindi 1 chilo di farina, 25 grammi di lievito di birra, 30 grammi di sale, acqua all'incirca 700 grammi, impastare tutto fino a rendere omogeneo l'impasto e poi le lievitazioni. 2 ore prima facciamo i nostri pastoni, 1 ora dopo e poi lavoriamo la focaccia. Facciamo delle 5